Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui davanti a questo mio pino mugo che, se non ve lo ricordate, vi lascio il video qui in alto a destra. Questa è una pianta da vivaio tranquillamente. Mi sto tra virgolette divertendo a sistemare e a far diventare un qualcosa di carino. Ora, questo video sarà un video composto probabilmente, nel senso che ci saranno più lavorazioni fatte su questa pianta. Diciamo, portarvi solamente magari una pulizia degli aghi che andrò a fare adesso e basta potrebbe essere un po' poco per un video, quindi comunque ci tengo a farvi vedere in un unico video questo più qualcos'altro. Quindi siamo qui davanti a questo pino mugo e quello che voglio andare a fare ora insieme a voi è la pulizia degli aghi, quelli già vecchi di qualche anno. Per farvi un esempio, quelli che diventano orizzontali, quindi lasciare solamente davanti per far passare anche più aria in mezzo. Come vedete qua è un casino, quindi io magari vi farò vedere un po' come vado a farlo, anche se è la prima volta che lo faccio. Cosa vado a fare? Ve lo faccio vedere su un ramo più grande. Qui ci sono tutti questi aghi fino su. Che cosa vado a fare io? Vado a pulirli almeno nella maggior parte, ok? Lasciando poi più possibilità di sviluppare delle candele come è successo qui. Quindi l'operazione precisamente qual è? Andare a prendere, comincio da qui per farvi vedere un po' meglio, andare a prendere i due aghi, perché sono sempre a coppia, e tirare lasciando, non lo vedete perché c'è questo davanti, lasciando questo pezzettino che era praticamente la parte dove era attaccato l'ago e così via. Quindi sempre tirare dritto e quindi non lasciare questa parte qui che è molto importante e togliere il resto. Questo lavoro magari va fatto a mano perché altrimenti non avete molto la sensibilità e vi portate dietro anche il cannellino dietro. Detto ciò, io vi ho fatto più o meno vedere cosa andrò a fare, faccio tutta la pianta e ci vediamo prossimamente. Siamo tornati per farvi una panoramica di come sta uscendo il lavoro. Vedete che la pianta è molto più aperta, diciamo. Ora mi mancano solamente questo e questa parte qua centrale. Tutto il resto è, come vedete, molto pulito. Sto facendo tutto questo per poi andare a sperare che nel momento in cui queste candele qui davanti cresceranno, quando io andrò ad accorciarle, magari vi scrivo qui il termine giapponese che non me lo ricordo al momento, qui dietro magari cacceranno nuove gemme che mi permetteranno magari di andare ad accorciare tutto il discorso, anche se poi comunque tra poco più di un mese, calcolando che oggi siamo a metà febbraio, andrò anche a fare una potatura. Quindi questa è una selezione iniziale anche per capire dove la pianta caccerà. Quindi andiamo a finire insieme la pulizia, così poi vi lascio al proseguio del video che sarà appunto o la potatura o comunque qualche altra operazione che farò tra qualche tempo. Ora, sono riuscito a fare un lavoro abbastanza buono, non sempre il risultato che voglio con il lasciare, vedete qui adesso è rimasta, non sempre ci riesco, però vabbè, non fa niente, dai, essendo la prima volta non è neanche così facile. Per fortuna ho voluto iniziare da una pianta come questa che è una vera e propria palestra, in modo tale da arrivare già bene con un'eventuale pianta di gran lunga migliore.
Intanto vi ricordo di seguirmi sui miei social che trovate qui in descrizione, e lì troverete dei contenuti esclusivi, delle stories che faccio giornalmente, oppure banalmente potete mettervi in contatto con me e quindi andarmi a chiedere eventuali consigli, oppure dare voi consigli a me. Comunque in generale, se quando vedete i miei video vi fate anche un giro in descrizione, potete trovare tante cose interessanti, tipo dei video correlati, oppure qualche info importante che vi metto, o anche i link per l'attrezzatura che utilizzo io. Lasciatemi un feedback su, secondo voi, come sto eseguendo questa operazione, se la sto facendo bene oppure no, perché è molto importante, come dicevo, per la mia crescita. Sotto uno dei miei video precedenti, comunque che sono usciti quest'anno, perché non so bene quando vedrete questo video, comunque per farvi capire, uno dei video, dei primi 2 video che sono usciti durante quest'anno, quindi a gennaio, mi ha scritto un commento veramente bello, lungo ed esaustivo sulla lavorazione del legno secco che avevo fatto sul mio leccio più piccolo, e è proprio quello il tipo di commento che io cerco, ovvero il commento di una persona che probabilmente ne sa più di me e mi va a dare consigli fondamentali, molto importanti. Quindi magari sotto nei commenti si può creare un dibattito, o comunque una persona che vede contenuto e poi va nei commenti a dare un'occhiata può imparare. Quindi chi non sa qualcosa magari lo scrive in un commento, invece chi sa qualcosa può correggere me o aggiungere qualche nozione, cosa che potete fare tranquillamente anche in questo video. Quindi aggiungendo nozioni nei commenti andate anche ad arricchire tutto ciò che è il contenuto. Se c'è una cosa che ho notato in questa pianta è che ha veramente tante, chiamiamole, nuove gemme, tra virgolette, che hanno appena iniziato a germogliare. Guardate, tipo questa qui in mezzo e tante altre. E mi sono rimasti solamente questi 2 più o meno. Qua c'è leggermente da accorciare qualcosa, ma del resto siamo a posto. Sicuramente voi avrete visto tutto quanto velocizzato per fare entrare anche operazioni, per fare entrare altre operazioni. Comunque questo è il risultato, e voi commentate facendomi sapere che cosa ne pensate e secondo voi se ho fatto bene questo lavoro. Ci vediamo con la prossima operazione. Eccoci qua, siamo a metà marzo, è quasi ora di potare questa pianta. Se vedete l'ho concimata parecchio, l'ho anche spostata perché prima era dall'altra parte di questi blocchetti e prendeva molto più sole. Ora l'ho messa da quest'altra parte e prende meno sole, e ho notato un miglioramento nel fogliame, che è un po' più verde rispetto a quando era dall'altra parte. Tra l'altro guardate le candele che stanno aprendo quasi tutte. Ho fatto una settimanella di sole e pioggia continua e questa pianta mi sta dando veramente grandissime soddisfazioni. Ora la lascerò un altro po' cacciare e poi andrò a fare una bella potatura per cercare di dargli già una forma. Quindi noi ci vediamo tra poco con il resto delle operazioni. Vi faccio un piccolo aggiornamento su Pino Mugo, che, come credo di avervi detto già prima, ho messo in un luogo dove prende tanta luce ma non il sole diretto,
sono andato a fare il secondo giro di concimazione perché oggi è 30 marzo, quindi ho iniziato la concimazione di aprile e volevo farvi vedere la vigoria di questa pianta. Praticamente sta lavorando fortissimo sulle candele. Ora voglio cercare anche di capire ancora un pochettino che cosa voglio farci, però sicuramente magari la porterò al club per farmi dare un consiglio dal maestro. Ci vediamo tra poco con il resto delle operazioni. Piccolo aggiornamento dal mio pino mugo, adesso è un po' che non lo vedete e se lo notate un po' strano e un po' spoglio è perché abbiamo iniziato a fare un po' di potatura, anche qualche operazione sulle candele per andarle ad accorciare, quelle che non erano partite già, come questa e questa per esempio, però l'obiettivo è di far indietreggiare la pianta, anche se i tagli sono stati fatti un po' in ritardo rispetto al momento giusto, quindi ora speriamo che la pianta cacci indietro, poi faremo un'ulteriore selezione e cerchiamo di tirarci fuori un piccolo show-in. Abbiamo riscontrato anche un problema sul Nebari, perché vi faccio vedere, qui il tronco tende a sdoppiarsi, quindi abbiamo il dubbio che lì sotto ci sia il vero Nebari e non sia questo qui, il che implica che piano piano, se così fosse, queste radici devono saltare. Siamo tornati qui circa 3 settimane dopo la potatura che abbiamo visto insieme poco fa. Come vedete ha ricreato altre candele che stanno andando molto molto bene. Qua così, qua così, quindi devo dire che la pianta ha risposto molto bene. Qui sta facendo altre candele ancora, qui per esempio ha ricacciato da dietro, qui sta rigonfiando questa gemma qua, nonostante sia stata una potatura leggermente fuori tempo. Per esempio qui sta facendo un'altra gemma, anche qui sotto. Insomma, nonostante sia stata una potatura un po' fuori tempo, la pianta ha risposto bene. Ora comunque non saprei come andarla ad impostare, quindi magari voi lasciatemi un commento qui sotto. Io penso che per questo video possiamo concludere, perché comunque vi ho fatto vedere parecchie cose, un bel cambiamento della pianta nel tempo. Fatemi sapere nei commenti voi come la impostereste per farci un piccolo progettino. Vi ringrazio per la visione, vi invito a condividere il video con i vostri amici bonsaisti o appassionati di pini come volete voi. Vi ricordo un like per supportare il video, qui trovate il canale Telegram delle offerte. Se volete entrare e acquistare qualcosa tramite i miei link mi supportate gratuitamente senza alcun costo per voi, ovvero Amazon mi darà una piccola percentuale di quello che voi spendete. Grazie a questo io per esempio ho acquistato il telo nero che uso di solito dietro ai video, il microfono tramite cui mi sentite, ma perché no, in futuro potrei prendere piante ancora più belle e perché no una telecamera ancora migliore. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!